Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Bentornati in una nuova puntata del nostro podcast Il viaggio erotico negli arcani maggiori. Oggi entriamo in un arcano importantissimo, spesso frainteso. Gli amanti. Cosa sono gli amanti? Sono la fede nell'invisibile. È uno degli arcani questo più misteriosi e fraintesi, perché molti pensano che questa carta parli di relazioni. Molti pensano che questa carta parli di coppia, oppure che questa carta parli di amore romantico. L'amore è tutto. Siamo sempre in relazione con i nostri eventi. Gli eventi sono gli dei. Noi siamo sempre in relazione con l'invisibile, che si manifesta sotto forma di eventi che portano emozioni, perché gli eventi sono gli dei, enti, entità, spiriti. E questo l'ho spiegato bene nel video sulla Akasha ed etere. Ho spiegato cos'è la divinità e come l'uomo è costantemente in un rapporto erotico, che significa procreativo, con l'invisibile. Ma tornando agli amanti, esprimono qualcosa di veramente profondo. Come ci relazioniamo a questi eventi? Ci relazioniamo con fede o con paura? Relazionarsi agli eventi significa anche relazionarsi alle persone, che sono i veicoli di questi eventi. Ecco, gli amanti parlano della scelta fondamentale dell'anima, parlano della fede, parlano di ciò che accade quando la vita ti mette davanti ad una soglia e ti chiede: ti fidi? Perché ci sono momenti nella vita in cui sappiamo perfettamente cosa desideriamo, cosa vogliamo, cosa amiamo, quale direzione ci chiama, eppure non ci muoviamo. Non perché non vediamo, ma perché abbiamo paura. Abbiamo paura di perdere ciò che conosciamo già, è la zona comfort. Abbiamo paura di sbagliare. Lo sbaglio non esiste. Dobbiamo cadere 100 volte per andare in bicicletta. L'anima vuole fare esperienza. La scelta dell'anima è sempre sì, è sempre sì, è sempre sì, è sempre darsi, è sempre offrirsi. Però abbiamo una mente razionale che ha paura di darsi, di offrirsi, perché il darsi, l'offrirsi significa lo svanire, sparire per la mente. La mente non può controllare ciò che non è prevedibile. Se la mente vuole il controllo e il potere, ha paura della fede, ha paura dell'amore. Quindi negli amanti, quando non scegliamo, non ci diamo, è perché c'è questa paura di non essere, paura di sbagliare, paura di non essere sostenuti, paura dell'ignoto. Ed è proprio qui che nasce il mistero degli amanti. Cioè gli amanti non chiedono chi ami, non chiedono chi ami. Gli amanti chiedono: hai abbastanza fiducia da seguire ciò che ami? E allora, per comprendere questo arcano, dobbiamo entrare in uno dei miti più belli forse che l'umanità abbia mai raccontato. È il mito di amore e psiche. Eros e psiche, amore e psiche. E questo mito racconta l'origine della mente razionale. La mente divide e separa, no? E quindi questo mito racconta l'origine della separazione e la perdita della fede, la perdita dell'innocenza. È il viaggio che ogni anima è chiamata a compiere per ritrovare amore. Questo è il mito di amore e psiche. Psiche significa anima in greco, psiche, e eros è amore. All'inizio del mito, psiche, che anima, è unita ad amore. Vive immersa nell'amore. Non conosce separazione, non conosce dubbio, non conosce paura. Amore, Eros, le dona tutto. Anche prima che lei possa esprimere un desiderio, lei ce l'ha già.
le dona ogni bellezza, ogni abbondanza possibile. Allora di giorno tutto ciò che Psiche desidera compare magicamente nella sua vita e di notte Eros la ama follemente. Però le pone una sola condizione, le dice: tu puoi avere tutto, ma una sola condizione, quella di non vedermi mai in volto, non cercare mai di vedermi, abbi solo fede. Capite la profondità di questo passaggio? La condizione dell'unione con l'amore è la fiducia. Amore è ogni cosa, è prosperità di idee, è prosperità di affetti, è prosperità di salute, è prosperità di denaro, è la prosperità, amore, è tutto ed è la condizione della fiducia, la fede, l'abbandono alla fede. Allora Psiche possiede tutto, eppure le manca una cosa, la consapevolezza. Ed è in quel momento che compare la mente. Quindi la mente, come diceva il grande maestro Sri Aurobindo, fu l'aiuto all'inizio, ma la mente è anche l'ostacolo. La mente nel mito di Amore e Psiche è impersonificata dalle sorelle di Psiche. Le sorelle di Psiche un giorno le dicono: ma non è che quello che ti ama ogni notte è un demonio, uno scellerato? E allora insinuano in Psiche, in anima, il dubbio. E allora la mente non nasce come nemica, nasce affinché l'anima possa diventare consapevole. E quando le sorelle di Psiche che sono la mente, iniziano a insinuare in lei il dubbio, e la mente vuole sapere, la mente vuole vedere, la mente vuole le prove. Così una notte Psiche accende una candela e avvicina questa candela al volto di questo essere che le dormiva accanto. E che cosa scopre? Scopre che accanto a lei dormiva un Dio, ma non un Dio qualunque, era il più bello di tutti gli dei. E così scopre la sua immensa fortuna. Wow! Ma nello stesso istante cosa accade? Che una goccia di cera cade sul viso d'amore. Lui si sveglia, capisce che Psiche l'ha tradito e scompare per sempre. E che succede a questo punto? Nasce la separazione. Così inizia il viaggio dell'essere umano. Allora la mente all'inizio fu l'aiuto, perché grazie alla mente Psiche finalmente vede, diventa consapevole. Ma poi la mente diviene l'ostacolo, perché adesso Psiche deve ritrovare amore. E la mente continua a chiedere le prove, le dimostrazioni, le garanzie. La mente non vuole scomparire, la mente ha paura dell'ignoto, ha paura del mistero, ha paura dell'emozione. Perché? Perché l'emozione è più grande della mente. E allora crea illusioni, costruisce storie, costruisce paure, costruisce il tempo, costruisce la sensazione che esistano un prima e un dopo, che tutto sia separato, che tutto sia distante. Ma l'anima continua a cercare amore e amore continua a cercare l'anima. E noi come la ritroviamo come ritroviamo amore? Abbiamo i più grandi strumenti di cui la divinità ci ha donato, le emozioni più profonde, le emozioni ctonie sotterranee, quando proviamo la dolce tristezza, la dolce malinconia, anche la rabbia. Ecco, la cultura ci ha insegnato a denigrare quelle emozioni, ma ci ha insegnato ad anestetizzarle, a sentirle meno. No, non stare così, non essere triste o non essere arrabbiato.
Cioè la cultura ci ha insegnato a contraddire gli dei, perché ci vuole schiavi, vittime manipolabili, incoscienti, inconsapevoli del nostro potere, che solo grazie all'alleanza con questi dei che sono le emozioni noi possiamo riprenderci. Allora quando tu senti un'emozione talmente sotterranea, dolce tristezza, dolce malinconia, tu hai una dea lì vicino, hai un Dio. Allora la prendi per mano e ti fai accompagnare nel viaggio, nell'underworld. Allora piangi, scavi profondamente, dai all'anima il suo nutrimento. L'anima si nutre di pathos. E grazie a questa emozione che la mente voleva controllare attraverso l'analisi o non sentendola, la mente piano piano inizia a svanire. La mente si spacca, si crea, come vi ho spiegato anche in altri video, una crepa nella diga della mente. E ogni volta che tu sperimenterai quelle emozioni, crepa su crepa, si creerà un portale attraverso il quale entreranno idee, che sono gli dei, entusiasmi, nuove emozioni, scintille creative. Quella crepa, cioè quel portale, non te lo toglierà più nessuno. Allora piano piano la mente inizia a svanire, grazie alla potenza dell'emozione, delle emozioni. E piano piano tu ritrovi amore, perché hai avuto fede in quelle emozioni, perché è il Dio amore che te le manda, Eros. Allora forse anche tu hai vissuto questo mito, sai già di cosa sto parlando, forse sai già cosa ami, forse sai già quale strada ti chiama, forse sai già quale vita desidera nascere attraverso di te. Eppure aspetti ancora una conferma, aspetti ancora un segno. Aspetti ancora una sicurezza, una garanzia. Ma gli amanti arrivano proprio per questo. Gli amanti arrivano per chiederti: quanto ancora vuoi aspettare prima di fidarti della tua anima? L'eros degli amanti non è possesso, non è romanticismo, non è controllo. L'eros negli amanti è la forza che ti chiama verso ciò che sei destinata a essere. È la forza che ti chiama verso ciò che sei destinata a diventare, verso la tua prosperità, verso la tua bellezza, verso la tua abbondanza, verso la tua verità. L'eros ti sta chiamando proprio adesso. Allora la domanda è: lo seguirai? L'ombra degli amanti non è scegliere male, non esiste giusto o sbagliato, meglio o peggio. L'ombra è non scegliere. L'ombra è non prendere mai ferma risoluzione, perché tutto è frutto di una presa di risoluzione. L'ombra è rimanere immobili, aspettare all'infinito una garanzia, un segno. Nella Bhagavad Gita Krishna dice ad Arjuna: tu hai diritto all'azione, ma non ai frutti dell'azione. Quelli appartengono al Supremo. E allora questo è una contraddizione in termini per la mente razionale, perché dice: io se agisco per quell'obiettivo. Ma qua c'è una cosa sottilissima però. L'anima vuole fare esperienza attraverso l'azione. Allora se tu agisci per fede nell'anima verso dove ti portano gli eventi, allora la fede ripaga sempre. L'ego invece agisce per controllare il risultato. Tu hai diritto all'azione, ma non ai frutti dell'azione. Allora se agisci per fede, l'amore ripaga sempre, sempre, senza garanzie devi agire, ma per quella spinta che gli amanti ti chiamano a fare. L'ombra è sacrificare l'amore in nome della sicurezza, sacrificare la fede in nome della paura, sacrificare il destino
in nome del controllo. Allora, prendi il tuo quaderno rituale e scrivi. Dove nella tua vita stai aspettando una prova prima di fidarti? Dov'è? Quale scelta sento già nel cuore ma continuo a rimandare? Quale amore sto sacrificando per sentirmi al sicuro? Quale? Quale aspetto di te che è amore puro? Cosa faresti se fossi certa o certo che la vita ti sostiene? Ora, scrivilo. Cosa farei se fossi certa che la vita mi sostiene? Quale vita desidera nascere attraverso di me ora? Allora ti invito adesso a pronunciare, a scrivere e a imparare la più bella formula magica, formula psichica della creazione immaginale, proprio per gli amanti. Non esiste né l'incontrarsi né il separarsi, esiste unicamente il puro piacere dello spazio dinamico. Io cerco l'amore in ogni luogo, perché l'amore è ciò che ho perduto, ma in verità non esiste né l'incontrarsi né il separarsi. Io sono cercatrice del vuoto, io possiedo il piacere del puro spazio dinamico. Questa è una delle più potenti formule psichiche per prendere ferma risoluzione di andare incontro ad amore. Perché Eros, amore, non se n'è mai andato, non saresti qui. È la mente che continua a cercarlo altrove. Allora adesso ti invito con me a fare il sigillo, il rito del corpo, perché l'anima capisce per riti, rituale. E andiamo adesso con il rituale che andremo a fare di pratica di yoga sciamanico, andremo a mettere questo sigillo. Eccoci qua ragazze mie ragazzi, allora non l'abbiamo fatto negli altri podcast, ma ve l'ho detto nell'ultimo o nel penultimo, non mi ricordo. È sempre bene che chi sta facendo la pratica dei 21 giorni con me o segue un cammino sciamanico entriate per lavorare all'interno della foresta immaginale e oggi lo faremo insieme. Allora, ci mettiamo la nostra cappa magica. E adesso basculiamo. Il basculamento è tipico dello yoga sciamanico. Respiro dal naso in 2 fasi successive ed esalo dalla bocca facendo la respirazione di fuoco in modo tale da iniziare a bruciare tutti i pensieri e mi dondolo in questo modo. Mi assicuro di far ruotare bene la schiena. Con il respiro di fuoco bruciamo tutti i pensieri, la mente razionale. Adesso metto nel lotus mudra, metto le mani in questo modo, le punte dei pollici che si toccano e dei mignoli. Metto all'interno del loto una credenza disfunzionale o qualcosa che ci limita o l'idea che abbiamo su noi stessi di essere troppo buoni, troppo gentili o di essere troppo lì o essere poco lì
o l'intera mente razionale. Io ti direi di mettere l'intera mente razionale oggi. La mettiamo nel loto e la offriamo agli spiriti per entrare nella foresta immaginale. L'offerta, il darsi, l'offrirsi, l'idea che abbiamo di noi stessi, la nostra identità. Allora metto all'interno del loto la mia credenza e con un'inalazione la porto verso il cielo. E con un'esalazione la offro mettendo le mani giunte in preghiera davanti al torace, chiudo gli occhi immaginando con l'occhio della mente la nostra meravigliosa foresta immaginale, fatta di animali fantastici, laghi, ruscelli, una splendida radura, qualcosa di stupendo. La foresta immaginale è il luogo psichico dove tutto è possibile. È la soglia liminale tra visibile e invisibile, dove si crea la realtà. Allora immaginiamo la nostra foresta immaginale, chiediamo il permesso di entrare facendo un inchino e facendo un passo avanti. E adesso siamo nella nostra foresta immaginale e iniziamo a galoppare. Io tolgo la cappa magica, voi la potete tenere in modo tale che mi vedete meglio. E iniziamo a galoppare come cavalli per raggiungere il nostro albero migliore amico dove andremo a praticare. Sempre con respiro di fuoco, inalo dal naso nelle fasi successive ed esalo dalla bocca, metto le mani in questo modo e faccio così. Sono un cavallo meraviglioso. Sento proprio dentro di me il respiro selvaggio del cavallo. Sono un cavallo selvaggio, con il suo sangue che bolle nelle vene, pieno di coraggio, di maestria. Adesso ho raggiunto il mio albero migliore amico. Allora, mettetevi adesso sedute nella posizione meditativa che io sposto la telecamera e iniziamo a praticare insieme. Allora, ci mettiamo seduti. Durante le meditazioni la cappa magica è molto importante, rappresenta l'abbraccio del nostro amante mistico, amante invisibile, la sposa o lo sposo celeste, quindi ce la rimettiamo. Ci mettiamo a gambe incrociate, semplici, oppure posizione del loto o mezzo loto. Allora, mettiamo la mano destra sopra la mano sinistra, le punte dei pollici che si toccano. Andiamo a fare il sigillo del corpo degli amanti. Respira lentamente e senti il tuo respiro che entra e esce dal naso a mezzo dei cancelli del respiro. Concentra l'attenzione soltanto sul respiro spontaneo. Se un pensiero arriva, lo dirotti di nuovo sul respiro. Porti l'attenzione sul respiro, dolcemente, delicatamente. Percepisci solo il suono del tuo respiro. Adesso porta la mano destra sul cuore e la mano sinistra sull'oara, sotto l'ombelico. Ti chiedo di far emergere un'emozione che in questo momento vorresti evitare o stai evitando. Continua a respirare dolcemente dal naso. Fai emergere questa emozione. Che cos'è? Rabbia? Cos'è tristezza? Abbandono?
frustrazione. Lascia che emerga un'emozione che in questo momento vorresti evitare o che stai evitando. A cosa si lega questa emozione? C'è qualche immagine, qualche personaggio? Respira l'emozione. Non cercare di cambiarla, non interpretarla. Sentila, sentila e basta. Non cercare di cambiarla. Sentila. Dalle attenzione. L'attenzione è amore. L'attenzione è una sostanza sottile, è amore. Rimani con lei, rimani con questa emozione. Quell'emozione è un Dio, è una dea, è un messaggero. Ogni emozione lavora per il Dio amore, lavora per Eros. Ogni emozione sta cercando di ricondurre psiche verso amore, l'anima verso amore, superando le proprie paure e le proprie resistenze al darsi all'amore, al darsi agli eventi, ad avere fede negli eventi. Quell'emozione che stai provando adesso è amore, è il Dio amore. Allora il fatto che tu adesso gli stia dando attenzione, la stia respirando, ti stai unendo ad Eros, ad amore. Sei unita ad Eros, ad amore. Respirala, ascolta, rimani. Stai già guarendo semplicemente essendoci con la presenza. Adesso tira un sospiro e riapri gli occhi. Allora, abbiamo iniziato a fare una grande sciamanizzazione in questo momento e adesso faremo la respirazione quadrata per allineare gli emisferi destro e sinistro, maschile e femminile, sole e luna, proprio la carta degli amanti. Allora, la respirazione quadrata può sembrare complessa all'inizio, ma è semplicissima. Veramente ti permette di allineare gli emisferi maschile e femminile, sole e luna. Allora, prendi le due dita, l'indice e il medio, e le metti sopra il terzo occhio. Le metti sopra il terzo occhio, tra le sopracciglia. Poi il dito pollice lo usi per chiudere la narice destra e il mignolo e l'anulare li usi per chiudere la narice sinistra. Allora, te lo faccio e te lo faccio vedere prima, ok? Allora, metto l'indice e il medio sul terzo occhio, con il dito pollice chiudo la narice destra e inspiro con il respiro lento, Ujjayi Pranayama, mi riempio a vaso dal basso verso l'alto, con la narice sinistra, in questo modo. Alla fine dell'inalazione chiudo la narice sinistra e poi esalo sempre dalla narice sinistra lentamente.
Alla fine dell'esalazione chiudo la narice sinistra con l'anulare e il mignolo e inalo con la narice destra. Alla fine dell'inalazione chiudo con il pollice, sto qualche secondo ed esalo di nuovo dalla narice destra. La respirazione quadrata si chiama quadrata perché è fatta di 4 atti respiratori. Inspiro da un lato, trattengo, espiro sempre dallo stesso lato, trattengo, poi inspiro dall'altro lato, trattengo, espiro sempre dall'altro lato, trattengo. Sono 4 atti respiratori. Allora, se riuscite a fare se riuscite a fare tipo trattengo per 3 secondi sia in inalazione che in esalazione è ancora meglio, va bene? Cercate di fare lo stesso numero di secondi nell'inalazione e nell'esalazione. Sembra più difficile a dirsi che a farsi, ma è molto spontanea, ti verrà poi molto naturale. Se non riesci a fare il numero di secondi uguale da una parte e dall'altra, non fa niente, ok? Allora, partiamo con la respirazione quadrata. Indice medio sul terzo occhio, tappo tappo la narice destra con il piemancino al contrario, quindi tappo con la narice destra con il pollice destro e inalo dalla narice sinistra. Tappo ed esalo, sempre dalla narice sinistra. Tappo e inalo dalla narice destra, con la narice sinistra tappata.
Bene, terminate la pratica in corso. Man mano che la fate è facilissima. Ve lo scrivo comunque sotto. Allora, abbiamo fatto una pratica potentissima per allineare emisfero destro e sinistro, maschile e femminile e stare nel centro della nostra consapevolezza. Adesso andremo a fare una pratica che unisce sole e luna, maschile e femminile, destra-sinistra, in modo tale da andare a dare queste informazioni al corpo, perché andiamo a convincere il corpo, e attraverso questo sigillo tu hai perfettamente incarnato l'archetipo degli amanti, della scelta consapevole verso la tua vera essenza, la tua anima. Allora sposto la telecamera e continuiamo con la sequenza Sole e Luna. Allora, io mi tolgo la cappa magica perché sto sentendo molto caldo, in questa stanza non ho l'aria condizionata e quindi ti lascio immaginare. Allora, ci mettiamo in questa posizione, sempre dalla posizione meditativa ci mettiamo in questa posizione. È un po' il gatto che si stira, è un po' il gatto che si stira. Allora, partiamo con la gamba destra, in questo modo qua. Porto il piede destro più vicino al gluteo possibile, il piede sinistro al gluteo destro e metto il braccio in questo modo qui, cercando di girare la schiena verso destra quanto più possibile. Così. Da questa posizione, anche così va bene, quanto più riuscite, ok? La posizione per l'armonizzazione Sole-Luna. Da questo momento in poi respiriamo sempre con l'Ujjayi Pranayama molto profondamente, mi riempio a vaso dal basso verso l'alto con il suono nella gola ed esalo svuotandomi dall'alto verso il basso. In questo modo massaggiamo gli organi interni, diamo amore e attenzione ai nostri organi. Adesso cambiamo lato. Metto il piede destro vicino al gluteo, il piede sinistro, scusami, vicino al gluteo destro, porto il piede destro vicino al gluteo sinistro. Se non riuscite a piegare questo, potete tenere anche la gamba distesa. Porto il piede in questo modo e metto il gomito destro a contatto con il ginocchio sinistro. E mi giro, ve la faccio vedere da questa parte, mi giro per farvi vedere meglio. E faccio una torsione verso sinistra quanto più è possibile con tutto il collo. E continuo con la respirazione Ujjayi Pranayama. Poggio la mano destra sul, se ci arrivo, al ginocchio
destro, ok? E mentre respiro, sento l'armonizzazione avvenuta in me, del mio maschile e del mio femminile interno, sole e luna che si amano profondamente. Man mano che respirate vedete che riuscite sempre di più a girarvi ancora di più perché le tensioni del corpo si sciolgono, sciogliendo anche le tensioni della vita. Ok, piano piano sciogliamo la posizione. Se sentite un po' di formicoli, dite Emao, è tutta energia che si riattiva. Non giudicate, non date nomi, Emao è l'energia che si riattiva, dandoti la possibilità di sciogliere paure, resistenze e attaccamenti nella tua vita quotidiana. Adesso da questa posizione mi rigiro. Da questa posizione continuiamo ad armonizzare in via definitiva l'aspetto Sole-Luna. Mi stendo nella posizione della Shavasana, del cadavere, così. Ok, posizione della Shavasana, con le braccia perpendicolari al corpo e porto il piede destro sulla coscia sinistra e mi fletto verso sinistra. Scusate, poi e mi fletto verso sinistra, cercando di lascio il piede destro sulla coscia sinistra, mi fletto verso sinistra e giro la testa a destra, cercando di tenere la spalla quanto più possibile verso il basso. E respiro anche qui con l'Ujjayi Pranayama, mi riempio a vaso dal basso verso l'alto ed esalo profondamente e lentamente. Sento i miei organi interni nutriti dalla bellezza dell'amore e dall'integrazione Sole-Luna.
Queste posizioni fanno ricordare al corpo l'unione tra visibile e invisibile, sole e luna, maschile e femminile. Il corpo recepisce, registra soltanto simboli, rituali, e questo è uno tra questi. Ora sciogliamo la posizione e cambiamo lato. Mettiamo il piede sinistro sopra la coscia destra e ci giriamo verso destra. Così. Sempre in questa posizione giriamo il viso verso la spalla sinistra. Poggiamo il ginocchio sinistro a terra e ci giriamo verso sinistra, respirando con l'Ujjayi Pranayama. Cerco di portare la spalla sinistra quanto più in basso possibile. Ok, sciogliamo la posizione e ci riportiamo nella posizione meditativa. Riprendiamo la nostra cappa magica. E adesso meditiamo su ciò che abbiamo trasmesso al nostro corpo, alla nostra psiche profonda. Mettiamo la mano destra sopra la mano sinistra, le punte dei pollici che si toccano. Schiena ben dritta, un senso che esprima nobiltà, un senso di nobiltà e di regalità. Il mento predisposto vicino al torace. Respira normalmente con respiro spontaneo e meditiamo su ciò che abbiamo trasmesso al corpo e alla psiche. Abbiamo praticato la respirazione quadrata e allineato i nostri emisferi, così come è stato allineato il nostro maschile e femminile interno. Ora siamo centrati, siamo lucidi nella fede. Le nostre emozioni sono dei portali verso le infinite possibilità celate alla nostra mente razionale e a cui è possibile accedervi soltanto grazie
alla fede in qualcosa che non conosciamo, ma che riconosciamo da sempre. L'anima non si trasforma attraverso le spiegazioni, l'anima si trasforma attraverso l'esperienza del corpo, attraverso il mito, attraverso il pathos. La creazione dell'anima si chiama mitopoiesi. Tutto è immagine, sogno, apparizione, tutto è simbolo di qualcosa che è invisibile. La parola stessa simbolo viene dal greco siumballo, che significa unito, unire. Quindi tutto ciò che viviamo è simbolo, immagine di qualcosa che non si vede, ma c'è. La mancanza non è assenza, ma è invisibilità, perché in verità non esiste né l'incontrarsi né il separarsi, esiste unicamente il puro piacere dello spazio dinamico. L'amore è ciò che ho perduto, ma in verità non esiste nell'incontrarsi, nel separarsi. Non esiste e non è mai esistita separazione alcuna. E questo l'anima lo conosce benissimo. E oggi abbiamo fatto esperienza degli amanti, la cui scelta ci porterà inevitabilmente, impeccabilmente, irreversibilmente verso l'amore e la libertà finale. Il sigillo che abbiamo fatto oggi sul corpo ci ha permesso di smettere di combattere contro ciò che sentiamo e ha permesso di arrivare alla profonda consapevolezza che tutte le emozioni sono gli araldi del nostro capolavoro di vita, sono la via, sono la bussola, sono la meta stessa. E adesso facciamo un profondo respiro e riapriamo gli occhi. Mettiamo le mani giunte in preghiera, ringraziamo la nostra foresta immaginale per averci ospitato in questa meravigliosa sciamanizzazione e trasformazione, con la consapevolezza di poterla ritrovare in qualsiasi momento. Ringraziamo e dedichiamo i meriti ai nostri avi, ai nostri antenati, affinché abbiano una buona rinascita e un buon karma e ci guidino lungo il sentiero della liberazione finale. Sabbe, Satta, Sukhi, Hontu. Facciamo un inchino e sciogliamo. Allora, ragazze mie e ragazzi, prima di concludere ti chiedo una cosa, la microtrasformazione nelle prossime 24 ore. Ti chiedo di compiere un gesto, anche piccolissimo, un gesto di fiducia, non una cosa eclatante, un piccolo gesto di fiducia, non una cosa eroica. Oddio, se vuoi fare una cosa erotica stavo dicendo, ma erotica! E infatti, se vuoi fare una cosa erotica, cioè procreativa, fai un piccolo gesto di fede. Ecco, la cosa piccola, cioè quello che il tuo cuore conosce già, qualcosa di piccolo, che ha a che fare, che quando lo fai
ti stupisci di te, piccolino, piccolino, e annota sul tuo quaderno rituale le sensazioni, quando l'hai fatto, come ti senti, che cosa senti, ok? Ricordati che ciò che ami ti sta già chiamando. La domanda non è se lo senti, la domanda è: sei disposto a fidarti? Sei disposto a fidarti di Eros, di amore? E quindi, ragazzi miei ragazzi, anche per oggi abbiamo concluso, abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Io ti abbraccio forte forte, che tutto in te sia gioia, Sat Chittananda, perché questa è la tua meta. Noi ci vediamo con il prossimo arcano, a prestissimo, e che tutti gli dei ti benedicano. Mua!